Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Sedili e schienali di queste sedie sono completi, l'avete visto nel video che vi lascio qui in sovrimpressione. Ora andiamo a fare il trattamento antitarlo a tutta la struttura in legno. Per questo trattamento ci sono due tipi di prodotti che funzionano e sono tutti e due a base di vermentina. Uno è questo che ho in mano, l'altro ve lo lascio in descrizione. Iniziamo aspirando per bene tutta la struttura e se ci troviamo al chiuso come nel mio caso è bene evitare di usare l'aria compressa per evitare di spargere le larve all'interno del laboratorio. In questo caso io sto usando uno spiedo in bambù per aiutarmi a far uscire meglio la segatura dall'interno dei fori. Questo prodotto è incolore e inodore, però come potete vedere è nocivo per la nostra salute e per quella dei nostri gatti, quindi io raccomando l'utilizzo con maschera ai carboni attivi. Utilizzerò una siringa per far entrare meglio il prodotto all'interno delle cave create dalle larve. Predispongo una busta sotto la sedia per essere già pronto a chiudere il tutto dopo il trattamento. Inizio a stendere il prodotto a pennello. Una volta bagnato per bene tutta la superficie, inizio a spingere con la siringa il trattamento anche all'interno dei tunnel. E procedo nello stesso modo su tutte le parti ammalorate. E sigillo tutto perfettamente e lascio agire il prodotto per almeno un mese. Ho tolto la maschera, ma è più di mezz'ora che sta ventilando l'ambiente. Solo all'applicazione del prodotto già ho trovato all'interno della busta 3 o 4 insettini morti. Le larve trattengono il respiro, quindi riescono a non subire l'effetto del trattamento anche per 20-30 giorni. Porto la sedia fuori in attesa che il trattamento faccia effetto e libero il laboratorio per poter iniziare nuovi progetti. È passato un mese dal trattamento, andiamo ad aprire e vediamo la situazione della sedia, dopodiché passiamo alle stuccature. Avete visto qualche insettino nella busta l'abbiamo trovato. Bacchetta di cera e iniziamo a tappare i buchi. Per eseguire un lavoro migliore, la bacchetta di cera la riscalderò con un accendino e mi aiuterò con una piccola spatola per stendere meglio il materiale sopra la superficie dei fori. Le gocce che sto rimuovendo dopo le compatterò e creerò una nuova bacchetta.
E rieccoci amici, trattamento antitarlo completato. Avete visto, ho usato questa bacchetta di cera, l'ho dovuto riscaldare perché essendo nel laboratorio fa molto freddo, quel materiale tende un poco a indurirsi e a cristallizzare. Però in estate questi trattamenti vanno che una bomba senza nemmeno riscaldare la bacchetta. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere, se non siete iscritti iscrivetevi per dare la possibilità al canale di crescere e di potervi portare come di consueto ogni sabato un nuovo progetto come questo. Ricordatevi sempre del giveaway della troncatrice ai 1000 iscritti. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!